bentornati ancora una volta sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi un progetto molto carino, elegante, ma pensato soprattutto per le principianti. È una cosa importante che ho fatto, l'ho foderata e ho fatto finalmente un tutorial con le splendide fodere già pronte che troverete nel kit appunto per questo progetto, perché Borgo dei Pazzi, oltre a cordini e quant'altro, adesso ha anche delle fodere logate bellissime che vi farò vedere, pronte all'uso. Quindi anch'io, che non riesco mai a foderare una borsa, ci sono riuscita, quindi passo passo ci sarà anche questa parte. Ma prima di vedere tutto quello che ci serve per questo progetto, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui miei social. Adesso vediamo tutto quello che ci serve per il progetto di oggi. Allora, il protagonista sarà il cordino Indalux, che Borgo dei Pazzi ha aumentato come tonalità e modificato qualche colore. Per esempio il numero 8, questo bellissimo rosso, è stato rifatto con il Lurex tono su tono, ma ce ne sono veramente anche tantissime di nuove, quindi vi conviene andare a dare un'occhiata. In ogni caso troverete un kit completo a vostra disposizione con tutto quello che serve per la realizzazione di questa borsetta su borgodepazzi.com, che potete acquistare col mio codice sconto del 10% e scegliere le varie tonalità che troverete. Quindi abbiamo due rocche di Indalux, una chiusura a cartella, due moschettoni, una tracolla, ma la cosa più importante è che troverete una fodera già pronta, vedete, infatti io eseguirò delle catenelle che servono perfette per ricreare questa misura, vedete, ed è anche logata con i gigli, che è il simbolo di Borgo dei Pazzi. Ovviamente in base alla tonalità che sceglierete troverete appunto la fodera quindi abbinata. Come uncinetto io utilizzerò il 3,5, ma per Indalux anche un 4 lo potete tranquillamente utilizzare. Quindi a questo punto iniziamo subito con la spiegazione di oggi. Iniziamo la lavorazione creando un anello magico all'interno del quale andiamo a realizzare 5 maglie basse. Quindi una, 2, 3, 4 e 5. Adesso che cosa facciamo? Una catenella, voltiamo il lavoro e per tutto il resto della lavorazione lavoreremo in costa. Quindi sul primo punto iniziamo con un aumento, quindi 2 punti bassi nella stessa maglia, poi sul punto successivo un solo punto basso, su quello centrale invece, che poi da adesso in poi andremo a marcare, facciamo un aumento di 3 maglie basse, quindi una, 2 e 3, sempre in costa ovviamente, e in quello centrale noi prendiamo, mettiamo un marcapunti così non sbagliamo, perché per tutta la lavorazione sul punto centrale della punta andrà sempre creato l'aumento. Poi facciamo un punto singolo e sull'ultimo andiamo a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. A inizio e fine giro, finché andiamo a creare la pattina, quindi la parte che allarga, inizio e fine giro ci sarà sempre l'aumento. Poi vi farò vedere che invece qui si faranno delle diminuzioni. Invece per quanto riguarda il punto centrale, fino alla fine l'aumento ci sarà sempre. Quindi adesso che cosa facciamo? Catenella, voltiamo il lavoro, primo punto, aumento. Adesso ci sono 3 punti liberi, quindi senza aumenti, prima di arrivare al punto centrale, dove noi andiamo a creare l'aumento, quindi 3 maglie basse nello stesso punto. E in quello centrale al solito mettiamo il marcapunti, così evitiamo di sbagliare, perché altrimenti la borsa viene storta. Poi ci sono anche da questa parte 3 punti liberi, cioè senza aumenti, e poi nell'ultimo punto il nostro solito aumento.
1 e 2. Vedete che si comincia a intravedere la forma che assumerà. Nuovamente catenella, voltiamo il lavoro, primo punto, aumento. Adesso i punti liberi, cioè dopo il primo aumento e prima di eseguire l'altro, sono diventati 5 perché ogni giro aumenta di 2. E quindi li andiamo a eseguire 1, 2, 3, 4 e 5. Qui abbiamo il punto centrale, solita cosa, togliamo marcapunti, ne facciamo 3, sempre nello stesso punto, marchiamo il centrale e anche da questa parte abbiamo 5 punti liberi, 1, 2, 3, 4 e 5. E poi c'è l'ultimo, sempre lavorando in costa, vedete, dove andiamo a fare il nostro aumento. Vedete come piano piano si sta allargando la nostra pattina. Nuovamente faccio una catenella, volto il lavoro, sempre un aumento a inizio giro. Adesso ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 punti liberi che andiamo ad eseguire. Fino al punto centrale dove andiamo a creare il nostro aumento. Togliamo momentaneamente il marcapunti, facciamo le nostre 3 maglie basse come aumento, al solito nel punto centrale mettiamo il marcapunti, facciamo i nostri 7 punti, conviene comunque che contiamo perché così siamo sicuri di non sbagliare. 4, 5, 6 e 7. E poi il nostro ultimo punto dove verrà eseguito l'aumento. Vedete? Questo sarà il risultato. Ora noi dobbiamo prendere la nostra fodera, vediamo se riesco a metterla in questo modo. Aspettate che allontano la telecamera, vediamo se ci riesco meglio. Praticamente noi dobbiamo creare la pattina che sia lunga poco meno della nostra fodera. Dopodiché ci rivediamo e vi faccio vedere come creare invece la parte dritta della nostra borsetta. La pattina è completa. Allora, come misura, perché man mano che noi facciamo questo lavoro, aumento qui, aumento alla punta e aumento alla fine, stiamo allargando la pattina. Allora, io mi sono fermata. Allora, questa, la nostra fodera, è 30 cm. Io mi sono fermata a 28 perché comunque nel momento in cui noi poi facciamo la parte dritta e ripieghiamo, mi voglio lasciare un margine per poi cucire in maniera più morbida la nostra fodera. Quindi io sono arrivata praticamente qui, tolti gli aumenti e l'aumento finale, io qui ho 35 punti singoli. A questo punto io che cosa faccio? Per iniziare la parte dritta, perché se continua a aumentare sia qui che qui si allargherà ancora, a questo punto facciamo in questo modo. Allora, sempre una catenella a fine giro, volto il lavoro e adesso, anziché fare gli aumenti a inizio e fine giro, io faccio una diminuzione a inizio e fine giro. E infatti entro, estraggo e non chiudo, vado sul punto seguente e chiudo tutte insieme e ho fatto la prima diminuzione. Dopodiché io mi vado a realizzare tutti i punti bassi che saranno sempre 35 fino alla fine, perché io qua diminuisco,
Qui lascio sempre l'aumento di 3 e qua vado a diminuire. Comunque facciamo tutti questi 35 punti, ci rivediamo qui per farvi rivedere ancora una volta l'aumento. Arrivato qui tolgo il marcapunti, questo aumento si fa fino alla fine, quindi sempre le mie 3 maglie basse sulla punta, vado a marcare sempre quello centrale così non perdo di vista nulla e procedo da questa parte con le mie 35 maglie. Arriviamo qui e vi faccio vedere come fare la diminuzione a fine giro. Ho fatto 34 punti liberi, manca l'ultimo che sarà formato dall'unione di questi ultimi due, quindi entro, estraggo e non chiudo, vado a pescare l'ultimo punto e chiudo tutte insieme e ho fatto la mia diminuzione a fine giro. Poi faccio una catenella, rigiro il lavoro e nuovamente una diminuzione a inizio giro, quindi entro, estraggo, entro in quello successivo e chiudo. E questo già è il primo dei 35 punti che ci saranno sempre in questo lato. Vedete, il lavoro comincia a non più ad allargarsi ma a salire. A questo punto quindi noi andiamo a realizzare, adesso riprendo la mia fodera, questa fodera qui misura circa 19 centimetri, quindi io alla fine cosa vado a fare? 2 volte questo perché poi viene ripiegata e questa sarà la pattina, per cui mi allungherò per circa 38 centimetri, quindi completiamo pure questa parte e ci rivediamo per vedere come realizzare le cuciture e poi finalmente cucire la fodera. Il pannello è quasi completo. Allora, da questa parte a questa parte io ho raggiunto 36 centimetri. Considerate che ancora manca il contorno perché adesso io andrò a fare tutto un giro di punto basso. Allora, la fodera misura, abbiamo detto, 20 centimetri. Il pannello l'ho voluto realizzare da 36 perché ancora, ripeto, manca il laterale, cioè tutto il contorno. Io nel momento che lo ripiego, come misura, ora vi faccio vedere, prendo il metro, allora, la misura che ottengo in questo momento è circa 18. Vedete, la fodera è leggermente più grande, ora io vi mostro proprio, noi in questo momento rivestiamo un attimo la borsa, perché tanto poi, anche se cuciamo in questo modo, poi dobbiamo rivoltarla al contrario. Considerate che io è la prima volta che fodero in questo modo. Allora, vedete, è un po' più ampia, ma ancora manca il contorno, in più le cuciture prendono un po' di spessore perché poi viene rivoltata al contrario, quindi meglio mantenerci più morbide. Quindi, detto questo, io qui ho terminato, adesso, vedete, sono qui, ho fatto il mio ultimo punto basso, anzi avevo fatto la catenella, la togliamo. Adesso sotto ogni riga sottostante andiamo a creare un punto basso, quindi mi sposto in questo modo, così oltre a dare una rifinitura verrà anche più facile fare le cuciture, che ripeto le facciamo e poi la borsa la giriamo. Vedete tutto questo contorno. Qui nell'angolo andiamo a fare un punto basso, una catenella punto basso nello stesso punto e stessa cosa da questa parte. Quindi completiamo pure questo giro e ci rivediamo nel momento in cui la voltiamo in questo modo per creare le cuciture del pannello e poi affronteremo invece la cucitura della nostra fodera. Il pannello è contornato, quindi io adesso ho preso i 2 punti, subito dopo l'aumento io mi sono presa 2 punti così, in maniera tale di avere stessi punti da tutte e 2 le parti. Adesso se noi, vedete, prendo la nostra fodera, vedete, è leggermente più ampia, ma non è un problema, meglio così, meglio più morbida, perché
nel momento che faccio le cuciture e la rivolta al contrario, praticamente prenderà un po' di spessore da tutti i lati, quindi meglio rimanere morbide. Quindi io cosa faccio adesso? Questa sarà la nostra parte interna, quindi io mi aggancio, preso sempre il nostro filato, fatto un nodino, poi questo chiaramente lo andiamo a sistemare per bene. Adesso cosa faccio io? Prendo asola esterna, tiro per bene, poi vado da questa parte, sempre asola esterna con asola esterna, così la solina che lasciamo sarà anche decorativa quando poi la borsa verrà rigirata. Quindi vedete, metto più vicino, asola esterna, stessa cosa nei punti successivi. Ora vi faccio vedere qual è comunque l'effetto finale. Piano piano io la rigiro un attimo, vediamo se ci riesco senza fare danno. Poi si creerà questo, adesso non è tirata per bene, ma l'idea è questa. Quindi a questo punto non ci resta che completare questa cucitura, fare la stessa cosa da questa parte, poi io lascerò la borsa sempre al contrario perché voglio cucire la borsa, scusate, la fodera direttamente inserendola in questo modo, ma ve lo faccio vedere per bene non appena avrò finito le mie cuciture. Allora, io ho rigirato la borsa, vedete che bell'effetto, perché prima di cucire la fodera dobbiamo inserire la nostra chiusura, altrimenti poi dopo le alette non sappiamo come incastrarle. Allora, intanto io qui ho aperto un po', aspettate che prendo la pinza che ci servirà per stringere. Allora, questa la sistemiamo proprio sulla punta, in questo modo, stringiamo. Ovviamente poi ci aiutiamo con una pinza per stringere al massimo. Poi prendiamo l'altra parte, io intanto la inserisco in questo modo. E più o meno, cioè anzi non più o meno, proprio devo prendere la misura. Magari facciamo coincidere le righe in questo modo. Una volta trovate il punto, che comunque è facile perché ci sono questi fori, io cosa faccio? Intanto mi inserisco qui dentro, cerco il mio foro, mi assicuro che vada bene come chiusura e ci siamo. Poi noi abbiamo la griglia di sicurezza, quindi la inseriamo così, portiamo le alette all'interno della nostra griglia, quindi questo lavoro va fatto prima della fodera, quindi controlliamo perché è giusto vedere se tutto va bene. Direi che è perfetta, quindi adesso noi che cosa facciamo? La rivoltiamo al contrario, inseriamo la fodera proprio da questa parte proprio, ora poi ve lo faccio vedere, metto degli spilli e cominceremo la nostra cucitura. Ci siamo per la cucitura della fodera, io intanto l'ho incastrata così, sicuramente molte di voi saranno più esperte, quindi se mi vedete fare errori fatemelo sapere, ma perdonatemi, è la prima volta che metto una fodera, ma soprattutto sono contenta perché Borgo dei Pazzi, avendo uscito le fodere già pronte, per quanto mi riguarda è un valore aggiunto. Vedete, io l'ho incastrata così, ovviamente siamo sul rovescio perché poi la rigiriamo al contrario. Allora, ho preso aghe e filo, la mia intenzione, non so se sbaglio, vorrei fare avanti e indietro, magari con dei punti piccoli, così non si nota. In ogni caso ho preso il filato rosso, così
diciamo che dovrebbe andar bene. Poi questo filo in più lo togliamo. Sicuramente si dovrebbe fare in questo modo, come vedo fare a molti di voi, però siccome io, diciamo, è la prima volta, io decido piano piano, perché adesso devo cercare di sbucare dalla lavorazione, vedete, farò una cosa del genere, piano piano, cercando di non spostare neanche gli aghi che ho inserito. Quindi perdonatemi se vedete che chiaramente non sarà un lavoro perfetto, ma questa è la prima. In ogni caso ci saranno altri tutorial dove mostrerò la fodera e magari facendo pratica mi verranno sicuramente meglio. Quindi ho intenzione di fare in questo modo per tutto il perimetro, poi sbirciamo, beh, non male, tutto sommato come prima volta, quindi io faccio così, poi magari io ho visto fare questo lavoro di entrare e uscire senza farlo vedere dall'altra parte, ma essendo rosso non si dovrebbe notare. Quindi faccio così per tutto il perimetro. Una volta che io ho completato, la borsa è praticamente pronta, mettiamo 2 moschettoni qua, ovviamente la dobbiamo rigirare al contrario e la nostra borsa è pronta e finalmente con la fodera. Oggi sono doppiamente soddisfatta perché oltre ad avere ottenuto, diciamo, realizzato anzi una borsetta elegante ma adatta anche alle principianti, sono riuscita a foderarla grazie a queste bellissime fodere che Borgo dei Pazzi ha realizzato, quindi sono anche col loro logo già pronte, quindi se ci sono riuscita io, secondo me anche voi, chi è, ovviamente è principiante, può riuscire a farle. Io vi ho fatto vedere come ho cucito, diciamo che metodo ho usato, ma vi aspetto giù nei commenti perché se magari mi date qualche consiglio, perché sicuramente tra di voi ci saranno delle espertissime per quanto riguarda le fodere, quindi mi raccomando, aspetto anche il vostro giudizio. Vi ricordo che troverete un kit a vostra disposizione su borgodepazzi.com che potete acquistare col mio codice sconto del 10% e scegliere tra le varie tinte Lindalux che oltretutto ce ne sono di nuove, quindi mi raccomando, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Le misure ottenute 28, 20 e circa 2 cm di profondità e per quanto riguarda il cordino ne ho utilizzati circa 380 grammi, quindi con quello che ci rimane possiamo comunque realizzare qualcos'altro, ma non preoccupatevi perché più avanti usciranno anche dei tutorial proprio per poter riutilizzare ciò che ci rimane dopo aver completato un progetto. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.